Allora, per quanto riguarda questo esercizio si parla di vettori e in particolare di un vettore che forma un angolo acuto con il semiasse positivo delle x. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che io vado a disegnarmi il mio piano cartesiano e questo vettore formerà un angolo acuto. Che cosa ci dice altro? Quindi non sappiamo adesso quant'è il nostro angolo, quindi lo chiamiamo x. Poi dice che la componente Vx risulta essere la metà del modulo di V. Andiamo a vedere che vuol dire questa cosa qua. Quindi supponiamo adesso che abbiamo questo vettore qua, quindi andiamoci a disegnare una circonferenza e supponiamo quindi che il vettore arrivi in questo punto qui. Quello che ci sta dicendo appunto è che la componente v di x, quindi se questo vettore lo chiamo v, la componente v di x, ossia questa proiezione qua, che consideriamo in rosso, risulta essere la metà del modulo di v. Quindi se noi il modulo di v lo indichiamo semplicemente con v, questo ci permette di andare a descrivere una equazione. Infatti possiamo scrivere Vx uguale a un mezzo di V. Questa equazione qui adesso ci deve permettere di risolvere il problema. Perché? Perché dalla teoria sui vettori noi sappiamo che Vx altro non è che V per il coseno dell'angolo. Quindi quest'angolo adesso lo andiamo a rinominare alfa, quindi otteniamo la relazione che Vx deve essere uguale a V per il coseno di alfa. E allora, siccome vale questa relazione qua, questo ci permette adesso di andare a fare una sostituzione, perché da un lato noi sappiamo che V di x è uguale a un mezzo V, però d'altro canto sappiamo che v di x sarà uguale a che cosa? A v per il coseno di alfa. Allora che vuol dire essenzialmente? Vuol dire che queste due cose sono uguali. Quindi io posso scrivere che un mezzo di v deve essere uguale a v per il coseno di alfa. Ma guardiamo adesso questa equazione da un punto di vista matematico. Siccome entrambi i membri della mia equazione hanno una v, posso decidere di dividere tutto quanto per v. Quindi faccio proprio diviso v. Così facendo cosa risulta? Che a primo membro rimane un mezzo e che a secondo membro rimane coseno di alfa. A questo punto però il tutto è finito, in realtà tutto l'esercizio è un esercizio di matematica alla fine, perché dobbiamo andare a risolvere adesso questa equazione qua. Ossia dobbiamo capire quando è che il coseno di alfa è uguale a un mezzo. Allora questa cosa o uno la sa oppure uno non la sa, diciamo è un valore tabulato. E ci porta ad avere quindi che alfa deve essere uguale a 60 gradi. Ma vediamo se troviamo dei modi per ricordarci, perché uno magari non si ricorda sul momento e non sa come fare. Allora vediamo se abbiamo un metodo per ricordarci come ricavare questo coseno di alfa. Allora abbiamo sempre detto che se io vado a disegnarmi la mia circonferenza, che cosa succede? Che vogliamo sapere quando è che il coseno di alfa vale un mezzo. Beh, è molto semplice in realtà, perché quando io voglio che il coseno di alfa sia uguale a un mezzo, vuol dire che devo prendere il raggio della mia circonferenza goniometrica. La circonferenza goniometrica ha come raggio sempre 1, cioè vuol dire che qui vale 1, qui vale 1, qui vale 1, e dire che il coseno vale
un mezzo, vuol dire che il coseno si deve fermare esattamente a metà, cioè qui. Perché dire coseno un mezzo vuol dire che questo segmento qua deve valere un mezzo. Quindi vuol dire che io questa parte non la considero proprio. Allora vado a vedere più o meno a quanto corrisponde quest'angolo. E quest'angolo, diciamo, per esperienza si sa che a questo punto l'angolo descritto qui è di 60 gradi. A questo punto, ma se uno, diciamo, non ci crede più di tanto, allora c'è sempre un metodo con la mano. Uno può posizionare la mano in questo modo e che cosa succede? Che il primo dito va diciamo ad indicare 0 gradi sull'asse del X. Il primo dito, diciamo, vuol dire sto appoggiato sull'asse. Poi c'è il secondo dito che vuol dire 30 gradi, quindi sto più o meno a questa altezza. Poi c'è il dito medio, diciamo che vuol dire 45 gradi, e infine c'è quest'altro dito che si trova appunto a 60 gradi. L'ultimo è 90 gradi, che è questo qua. Quindi diciamo gli angoli fondamentali sono questi. E devo ricordarmi che il coseno è la metà del... cioè se il coseno vale un mezzo, vuol dire che io devo considerare la metà del raggio, cioè mi devo dimenticare di questa parte di circonferenza. Purtroppo, diciamo, per un ragazzo che si sta affacciando ai primi studi di fisica, no? Perché questo è un problema di fisica, cosa deve fare? Purtroppo deve andare a impararsi a memoria i valori, perché questo qui è un argomento di matematica che si tocca circa al quarto anno di liceo, quindi non ci sono speranze che uno possa comprendere a piena potenza, diciamo, questi argomenti, quindi si deve un po' accontentare di impararli, diciamo, a memoria. E come deve fare a questo punto? Beh, si deve ricordare semplicemente i valori più importanti. I valori più importanti, ripeto, sono quelli descritti dalla mano, quindi abbiamo i 0 gradi, i 30 gradi, i 45 gradi, i 60 gradi e i 90 gradi. A questo punto poi uno si deve imparare che a questi gradi le funzioni coseno e le funzioni seno avranno dei determinati valori. Come faccio a ricordarmi questi valori? C'è questo trucchetto qua. Beh, parto da 0 qua e vedo che 0 lo posso riguardare certamente come la radice di 0 diviso 2. La radice di 0 fa 0. 0 diviso 2 fa ancora 0, quindi effettivamente qui non è cambiato nulla, ho sempre il mio 0. Però vediamo adesso che questo trucchetto mi porta ad avere che se vado in ordine crescente, qui ottengo la radice di 1 diviso 2. La radice di 1 fa ancora 1 e quindi ottengo un mezzo. Qui poi ho radice di 2 mezzi, radice di 3 mezzi e radice di 4 mezzi. Radice di 4 mezzi, la radice di 4 fa 2, 2 diviso 2 mi dà 1. Però vediamo questo discorso al contrario adesso, cioè io parto al contrario, cioè parto adesso qui da 0, radice di 0 mezzi, radice di 1 mezzi, radice di 2 mezzi, radice di 3 mezzi, radice di 4 mezzi. Qual era il valore che ci interessava a noi? Era appunto il coseno di 60 gradi che abbiamo ricavato essere quindi un mezzo. Ecco qui il valore coseno di 60 uguale un mezzo. E allora quando uno si trova a questo punto a chiedersi ma qual è il valore che posso mettere al coseno per ottenere un mezzo? Allora si deve ricordare purtroppo della tabella e nella tabella, diciamo,
va a capire che l'unico valore da mettere qui affinché esca un mezzo è il valore di 60 gradi. E quindi diciamo questo esercizio, più che un esercizio sui vettori, è purtroppo un esercizio di matematica che è avanzato per un ragazzo che si affaccia a fare gli studi sui vettori adesso, perché è tutta roba di matematica che si vede nel quarto anno. E quindi questo, diciamo, è tutto l'esercizio. Diciamo, c'è la difficoltà di riconoscere, di dover impostare un'equazione, quindi diventa una vera e propria equazione matematica. Ecco perché forse, diciamo, è considerato 2 livelli di difficoltà questo, perché prima si deve impostare un'equazione e poi si deve necessariamente ricordare dalle varie tabelle per quali valori di alfa ottengo un mezzo, e uno si deve purtroppo ricordare che lì serve il 60 gradi, non c'è altro modo altrimenti di uscirsene fuori.